Ciao a tutti ragazzi, rieccomi qua, sono Megatica. Quest'oggi, come vedete, qua davanti a me una scatoletta nera con un contenuto abbastanza misterioso della Ghost Trigger. Nella mia continua ricerca di kit da modifica controller mi sono imbattuto in questa ditta che potete trovare al sito ghosttrigger.com. Questi ragazzi hanno inventato un sistema di fatto per andare a avere dei trigger stop meccanici da applicare ai nostri amati controller senza dover andare a fare modifiche sui controller stessi. Andiamo quindi un attimo ad aprire la scatoletta. Io me ne sono fatti inviare due. Questi appunto sono i loro social e i loro contatti, e qui dentro in questi due piccoli pacchettini troviamo appunto l'oggetto in questione. Come vedete sono fatti di materiale plastico, hanno un'asticella di scorrimento per far andare avanti il vero e proprio blocco meccanico, e al di sotto hanno due adesivi per incollare sul nostro controller l'oggetto. Scritta personalizzata Ghost Trigger, il fantasmino che è il loro simbolo. Andiamo a vedere invece l'altro, che dovrebbe essere quello per il DualSense. Come vedete oggetti molto simili, ma ovviamente sagomati per essere adattati alla forma dei vari controller. Andiamo quindi a prendere il nostro controller DualShock e a vedere come appunto viene montato il nostro trigger stop. Eccolo qua, come vedete, sagoma praticamente perfetta, lascia lo spazio per caricare il controller, lascia lo spazio per la lucina davanti, e quello che fa questo oggettino è di fatto andare a bloccare meccanicamente questa corsa del nostro trigger. Come? Basta andare a sinistra ed ecco che vedete il nostro trigger non potrà andare fino in fondo perché sbatterà sulla nostra levetta di plastica. In realtà non so che tipo di plastica sia, molto carina al tatto, sembra anche molto robusta, ma direi che possiamo andare a togliere i nostri biadesivi e provare a montarli sul nostro controller. Ovviamente andrebbe fatta una piccola pulizia della parte in modo da togliere eventuali impronte di grasso o polvere o sporcizia varia che poi andrebbero a inficiare la giusta adesione dei nostri biadesivi. Io in questo momento sono molto fiducioso della pulizia del mio controller e quindi anche senza unghie vado a cercare di togliere la plastichetta rossa in modo poi da andare a incollare il tutto sul nostro controller. Io devo decidermi a non tagliarmi più le unghie prima di fare questo tipo di video, perché vi assicuro che levare questo senza unghie è veramente difficile. Ma io non demordo assolutamente, ce l'ho fatta e adesso vado ad applicare l'oggettino al mio controller. Credo che sia buona norma andare a chiudere queste alette in modo da avere interferenza meccanica coi trigger. Vado a presentare l'oggettino al controller ed ecco lì che vado poi a premere le varie parti in modo da farlo aderire perfettamente alla scocca. L'accoppiamento è veramente qualcosa di preciso, vorrei quasi dire maniacale, è stato studiato nei minimi dettagli. Non so se riuscite ad apprezzare appunto l'accoppiamento delle plastiche a quelle del controller. In questo punto c'è un piccolo gradino che viene appunto rispettato, copiato assolutamente dal nostro accessorio. Ovviamente dovremo lasciare un po' a riposo i nostri adesivi in modo che attecchiscano per bene. Qua per ragioni di video io vado invece subito a fare la prova. Trigger che vanno fino in fondo, quindi non hanno problemi a scorrere in tutta la loro corsa. Vado a spostare le mie palette meccaniche e trigger che come vedete si bloccano a circa metà della corsa. Guardate qui, il trigger va in battuta della plastichetta ed è impossibilitato, anche premendo forte, ad andare più in basso. Il tutto ovviamente si traduce in una velocità di sparo maggiore. Sapete bene a cosa servono i trigger stop, quanto siano utili negli sparatutto, ma vi devo avvertire di una
una cosa: come tutti i trigger stop meccanici, di fatto non vanno a far altro che bloccare la corsa al 50, 60, 30% a seconda di quanto presto bloccano il nostro trigger, ma di fatto, essendo un input analogico quello del trigger, nei giochi dove servirà tutto l'input, ad esempio il 100% del segnale del trigger, ebbene in quei giochi lì, mi viene in mente l'acceleratore di una macchina, non potremo raggiungere la corsa massima e quindi l'input massimo. Quindi in quei giochi sparatutto, dove di fatto oltre che mirare e sparare bisogna andare a guidare dei mezzi, potremo con il trigger in posizione andare ad avere dei problemi nell'accelerare con quei mezzi. Direi che comunque poco male. Vedete, con un dito si sposta avanti e indietro il nostro blocco in un secondo, quindi si salta su un mezzo, si può andare a cliccare, accelerare del tutto rapidamente per poi riportarlo in posizione di trigger stop con un semplice gesto del dito. A me sinceramente sembra una bella e innovativa idea. Sulla rete ho trovato loro, mi sono piaciuti, ho preso questi due accessorietti. Come vi dicevo, ci sono anche per il nostro bel DualSense. Come vedete, anche qui l'accoppiamento è molto preciso, e anche in questo caso potremo andare a spostare la nostra paletta qua sotto in modo da avere un blocco meccanico del trigger. In questo momento io non attacco questo accessorio su questo controller, perché su questo controller probabilmente vorrò e dovrò andare a fare delle modifiche. Anzi, accendete la campanella per vedere i miei nuovi video quando usciranno. Ma ad ogni modo, vi dicevo, si vede già che l'accoppiamento è veramente perfetto anche in questo articolo. Quindi ragazzi, che ne pensate? Lasciate nei commenti quello che ne pensate di questi oggettini. Io vi ricordo, la ditta è Ghost Trigger, vi lascio i dettagli, i link in descrizione per andare eventualmente a contattarli, a comprarli sul loro sito. Prima di salutarvi vi dico che questa applicazione, soprattutto per il DualShock 4, fa veramente scopa abbinamento con il rear button, back button come si chiamava, della Sony. Vi ricordo che il back button era un accessorio che si installava sul controller e andava ad aggiungere due tasti aggiuntivi qui. La mancanza di quel kit era appunto l'impossibilità di andare a montare dei trigger stop, di avere il trigger stop, ma in questa configurazione, purtroppo non ve la posso far vedere perché non ho più quell'oggetto, potremo avere un vero controller pro con dei kit esterni. Trigger stop fornito dalla Ghost Trigger più kit rear button originale della Sony. Per questo video veramente è tutto ragazzi, ve lo dico ancora una volta: se vi è piaciuto lasciate il like, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video qua a Megaticker e ciao!